Ritengo che tutto ciò che è cambiamento, tutto ciò che è innovazione, da non confondere cambiamento con innovazione perché sono due cose completamente diverse, molto spesso però si fa confusione, è il timore, è la paura, il fatto di doversi riadattare a nuove regole, a nuovi protocolli, a nuovi modelli, e questo costa fatica e costa anche paura, timore di non farcela, e allora si è sempre fatto così. Nella scuola questo è deleterio. Siamo all'Innovation Hub dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. È il primo acceleratore di start-up all'interno di un aeroporto in Europa. Qui si sviluppano ogni giorno progetti e soluzioni innovative e da qui parte il nostro viaggio verso i futuri in arrivo. Ogni volta che la tecnologia fa un passo avanti, nella scuola suona l'allarme. Già nell'antica Grecia Platone, che pure aveva fondato e dirigeva l'Accademia di Atene, aveva il timore che con la scrittura avremmo perso la memoria. E una cinquantina di anni fa, quando arrivarono le calcolatrici portatili, qualcuno disse che avremmo perso la capacità di far di conto. Con la rivoluzione digitale però è stato diverso. Già negli anni 90 si diceva che avremmo dovuto dotare ogni studente di un personal computer e di introdurre poi gli ebook al posto dei libri di carta. Poi ci sono state le campagne per il wifi nelle scuole. I risultati però non sono stati quelli sperati. Gli studenti appaiono in gran parte sperduti, confusi, distratti, faticano a stare in classe. E oggi siamo in piena retromarcia tecnologica con il divieto tombale in Italia a introdurre gli smartphone in classe. In questo contesto c'è un preside che va da sempre in direzione ostinata e contraria, come avrebbe cantato Fabrizio De André. Non è stato il primo a introdurre la tecnologia a scuola, ma è stato il primo a modificare i sistemi di apprendimento sulla base degli strumenti tecnologici. I risultati sono studenti più felici, più partecipi, più attenti, con risultati scolastici migliori e tra l'altro con un abbandono scolastico ridotto praticamente a zero, in una scuola del sud tra l'altro, quindi una specie di miracolo. Adesso lo stesso accade con l'intelligenza artificiale, mentre tutti temono che gli studenti possano fare i compiti con ChatGPT e simili, cosa che evidentemente già accade, lui sta ripensando la didattica con l'intelligenza artificiale in modo da personalizzare le lezioni sulla base delle esigenze di ciascuno studente. Benvenuti nel futuro con il preside del Majorana, Salvatore Giuliano. Grazie, grazie, benvenuto, Questa, benvenuto a benvenuto, tutti. ci Quindi grazie, ci siamo grazie a tutti. benvenuti e è un po' che ci conosciamo, quindi è un po' che Sì, segue il percorso del tuo assolutamente. progetto, di questo esempio che è il Majorana. Ripartiamo dall'intelligenza artificiale però. C'è una ricerca di un paio di mesi fa dell'MIT, quindi una delle istituzioni più prestigiose, che sostiene in pratica che quando usiamo troppo l'intelligenza artificiale usiamo poco il cervello. Ecco, l'ho molto banalizzata, ma è un po' come quelli che vanno in palestra e mettono al bilanciere il robot al posto proprio e poi si lamentano che non hanno i muscoli. In questo caso il muscolo sarebbe il cervello. Tu hai la sensazione che usare troppo l'intelligenza artificiale ci renda stupidi? Ma a mio avviso non si tratta di usarla troppo o di usarla poco, ma di usarla bene. Allora, se fai uno studio, una ricerca su un qualcosa che è fatto male o in maniera, azzardo anche, in maniera stupida, è evidente che i risultati che ti verranno restituiti non faranno altro che dichiarare, certificare che quella sperimentazione, qualunque essa sia, quell'innovazione, non ha prodotto i risultati attesi. E con questo vado subito Tanto tu al ti ricordi, dentro. visto che ti sei occupato molto di digitale, che già una quindicina d'anni fa c'era un articolo, e per questo ti ho fatto la domanda in quel modo: Google ci rende stupidi, cioè noi il Sì, timore che la tecnologia digitale ci possa rendere stupidi ce l'abbiamo da un po'. Ecco, o siamo tutti diventati stupidi o forse quell'allarme era esagerato probabilmente. Il punto è come usare la tecnologia, non se usarla o non usarla, ma usarla bene. esattamente. Beh, viviamo in un contesto mondiale ad elevato tasso di stupidità, basta guardarsi intorno, questo è vero. Io ritengo però, ripeto, che la differenza non solo la fanno le persone, poi magari la tratteremo meglio questa mia considerazione, ma il modo in cui tu utilizzi gli strumenti, le soluzioni, le innovazioni, i prodotti, le idee, i servizi, eccetera. Allora, tornando all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, io ritengo, avendo visto quello che insomma sta accadendo nel panorama scolastico internazionale, anche nell'ambito di un progetto voluto fortemente dall'Ocse, quindi 38 paesi nel mondo, è che l'utilizzo che se ne sta facendo è decisamente sbagliato. Quali sono gli errori che stiamo facendo? Ma normalmente noi utilizziamo i sistemi di intelligenza artificiale nella gran parte, forse anche a scuola è così, come se fosse un jukebox, come se fosse un oracolo.
Andiamo su un sistema di intelligenza artificiale, qualunque esso sia, e poniamo la questione, poniamo la domanda. Qual è la capitale dell'Italia? Quanti abitanti ha? Cosa ha scritto Riccardo Luna? Eccetera. E ci viene fornita la risposta. Io ritengo che questo sia il modo più sbagliato di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale. Come la state utilizzando al Majorana e in che modo aiuta invece a personalizzare l'apprendimento sulla base delle esigenze di ciascuno studente, che sono evidentemente diverse? Abbiamo invertito il paradigma. Allora, non è, come dicevo prima, un sistema dove vai a porre delle domande in attesa delle risposte, ma è il sistema di intelligenza artificiale che in maniera trasparente, ed è questo un vero aspetto importante, perché fa innovazione quando la soluzione, il prodotto, eccetera, diventa trasparente, cioè non ti sembra nemmeno di utilizzarlo. Se fai questo, fai innovazione. Poi magari la chiariremo meglio questo aspetto. Allora, noi partiamo dal book in progress, che sono contenuti sostitutivi dei libri di testo scritti dai docenti, c'è una rete nazionale. Sì, di questo poi ne parleremo. Quindi i docenti, quindi abbiamo questi contenuti che vengono sottoposti agli studenti. Lo studente vedrà lo stesso contenuto, quindi facciamo un esempio, la cellula. A Riccardo Luna verrà proposta in maniera differente rispetto a Salvatore Giuliano. Perché? Perché diversi sono gli stili cognitivi di Riccardo e di Salvatore. Non esiste nulla di simile a livello mondiale. Come li ha presi l'intelligenza artificiale? Allora, li prende gli stili cognitivi di ogni sia studente? attraverso un questionario che noi diciamo proponiamo allo studente nel totale rispetto della privacy, perché siamo stati molto attenti a questo. Peraltro i risultati sono disponibili solo allo studente, e sulla base di quello che lo studente visualizza in questa piattaforma che l'abbiamo creata noi e che la renderemo open source, quindi sarà disponibile per tutti gratuitamente. Quindi voi avete creato, a partire immagino da un prodotto esistente, esattamente, open source. Esatto, avete creato, customizzato una piattaforma esatto. del Majorana che interroga gli studenti, è in grado di profilarli per adattare la somministrazione di contenuti sulla base delle loro esigenze, degli loro stili cognitivi. gusti. Abbiamo 7 stili cognitivi. Quindi me li racconti quali sono? Per esempio Riccardo potrà preferire uno stile cognitivo di tipo visivo, Cioè, e allora la cellula avere più video, avere più immagini, avere più grafici. Esattamente, io di tipo testuale, quindi avere più testo. Sulla base dei contenuti che mi vengono proposti vengono fatte anche delle verifiche dell'apprendimento, quindi vengono proposti dei test che si calibrano sulla base dello stile cognitivo. Sulla base delle risposte fornite dallo studente si genera un feedback, e quindi i contenuti vengono riadattati per portare lo studente o a migliorare i risultati di apprendimento o a tendere all'eccellenza. Questo accade, quindi siccome se ne parla da diversi anni di personalizzare gli apprendimenti, però dal mio punto di vista, forse mi sarò perso qualcosa, ma non ho visto nulla che vada in tal senso, allora abbiamo pensato di crearcela noi. I risultati sono entusiasmanti, e ancora a livello ovviamente di test partiremo con l'inizio delle lezioni. Quindi in pratica la cellula è sempre quella, però viene raccontata in modo diverso a seconda della propensione didattica degli studenti. Esattamente. Cioè c'è un vecchio detto, no? Se non apprendo come un argomento come tu me lo spieghi, spiegamelo in maniera tale che io apprenda. Quindi è questo il comune denominatore che sta... Questa è un po' la linea che tu hai seguito in tutto il tuo percorso di preside al Majorana, con tutte le innovazioni che hai portato. Riavvolgiamo il nastro e poi torniamo all'intelligenza artificiale. Sei nato a Latiano, che è un paesino vicino a Brindisi, esattamente. In che contesto familiare e che studente era Salvatore Giuliano? Com'eri in classe? Ero uno studente nel mezzo. Secondo me indisciplinato. Qualche rarissimo episodio, qualche goliardata. Peraltro molto spesso gli studenti della scuola dove lavoro, quindi del Majorana di Brindisi, ogni tanto vengono mandati in presidenza, però io faccio un esercizio di memoria e torno a quando io ero studente, ne facevo di peggio rispetto Venivi mandato in presidenza anche te? No, raramente, poche robe. Quindi sì, sono nato a Brindisi, ho vissuto a Latiano e mi sono sempre occupato Volevi fare
l'insegnante da sempre? Mi è sempre piaciuto fare l'insegnante, sì, mi è sempre piaciuto. Evidentemente ho avuto la fortuna Hai avuto dei buoni insegnanti. di incontrare dei buoni modelli, dei buoni docenti. E quindi è sempre stato il mio sogno, nonostante in famiglia mio padre era un medico, quindi un'area completamente differente, però è stato ben contento quando io dissi lui la mia idea di dedicarmi all'insegnamento, di fare quel percorso e quindi Ma avevi non... già l'idea che la scuola andasse cambiata quando hai cominciato a fare E questo lavoro? sì, fin da subito, fin dai primi anni. Allora la tecnologia era veramente agli albori, quindi non c'era assolutamente nulla. Però pensai bene di introdurre la tecnologia per migliorare gli apprendimenti e per presentare le cose agli studenti in maniera più carina. Tu sei diventato tra l'altro preside del Majorana nel 2008, era praticamente appena arrivato Google e Facebook in Italia, Sì. stava arrivando Twitter, il momento dei social network, c'era l'iPhone che stava cambiando il modo in cui avremmo usato gli smartphone, quindi in piena rivoluzione digitale. E lì introduci l'anno dopo questo progetto che citavi prima, Book in Book in Progress. progress, sì. Che problema volevi risolvere con Book in Progress? Ma io sono fermamente convinto che i materiali didattici, soprattutto il libro di testo, debba essere reso in maniera tale da far comprendere gli studenti. Io prima di diventare dirigente insegnavo diritto d'economia e diritto d'economia i ragazzi di una scuola secondaria di secondo grado l'affrontano nel primo anno sotto forma di educazione civica, chiamarlo diritto è già impegnativo, no? E allora mi ricordo su uno dei libri di testo, che peraltro è uno di quelli più adottati, veniva spiegato il quesito referendario. Eh, per comprendere il quesito referendario credo che bisognava essere insomma, laureati in giurisprudenza. Allora mi venne l'idea, dico, ma possiamo spiegarlo in maniera tale che comprendano? Visto che siamo a scuola, perché io sono fermamente convinto, faccio una breve parentesi, che la scuola sia il luogo dell'apprendimento e non solo il luogo dell'insegnamento. L'insegnamento è importantissimo, ma è un processo, è un aspetto. I sistemi educativi di Lo massa scopo è un hanno altro. lo scopo di far apprendere. E allora dico, raccontiamoglielo in maniera tale che comprendano. Raccontiamolo mettendo il mestiere, quello buono di ogni docente che ogni giorno Quindi lavora in classe. sei partito traducendo praticamente in un altro modo Sì, il quesito sì, referendario e hai visto che... anche perché Ma vengono... fondamentalmente con Book in Progress tu hai creato una rete Sì, di docenti, tra sì. l'altro non solo della tua No, scuola, tutta Italia più o meno, sì. Tutte che le- riscrivono i libri di testo, corretto? Sì, sì, creano i contenuti, quindi Eh, mettono all'interno del book in progress il loro mestiere, quello che fanno quotidianamente in classe. Ma vuol dire che poi le famiglie come li comprano i libri di testo? Beh, adesso diciamo il progetto ha subito diverse fasi evolutive e adesso consegniamo solo il digitale, quindi abbiamo eliminato anche per ridurre i costi di stampa. Ma tu eh, li stampavi, se mi ricordo sì, bene, all'inizio sì, abbiamo stampato. in una specie di fotocopiatrice dietro la presidenza? Assolutamente, ho fatto il Era molto tipografo, artigianale questa. ho fatto il tipografo, facevamo la brossura, Sì, quindi sì. addirittura Scusa, ma gli editori scolastici come hanno vissuto questo progetto? beh, all'inizio sicuramente molto interessati, forse anche molto preoccupati, però ripeto, io non ho velleità di natura editoriale, cioè sarei, Però è un grande business quello dell'editoria beh, scolastica. Il tuo assolutamente progetto sì, gli è andato ha è- detto che c'è un altro modo di... è un grande business, ci sono dei costi ovviamente che sostengono, però ripeto, io non faccio l'editore, non voglio farlo, non è il No, mio mestiere, non so farlo, ma io come, come docente prima, come dirigente scolastico dopo, ho un altro obiettivo, che è quello di promuovere gli apprendimenti, quindi di certo. creare E tu, contenuti che fossero adattabili. quante scuole hai coinvolto attorno al progetto Beh, Book in Progress? attualmente siamo intorno a Un centinaio di scuole. un centinaio di scuole. Eh, Senti, tu hai cambiato un sacco di cose del Majorana, a parte che ti ho visto fare anche il muratore, l'imbianchino, avete fatto i lavori, avete fatto tante cose, ma hai cambiato anche proprio la fisicità delle aule. sì, Sono colorate in un altro modo, i banchi sono particolari, si sì, possono spostare in modo che sì, la composizione è diversa. E, hai cambiato anche gli orari. A un certo punto al Majorana si entrava alle 10, che è una cosa che esattamente. i ragazzi vorrebbero tanto, no? Sì. Ne parlo spesso con mio figlio, perché a scuola non si entra più tardi, saremo più svegli e più concentrati. Come è andato quell'esperimento e sei ancora in Benissimo, corso? benissimo non bene. Fu un progetto nato da un incontro fortuito con un docente universitario, con Luigi De Gennaro, un ordinario della Sapienza di Roma, e uno dei più grandi studiosi a livello mondiale del collegamento tra sonno e apprendimento. Ci incontrammo in un convegno, mi raccontò la sua idea, dico bene, facciamola. Siamo partiti, ha messo su un team di ricerca, di ricercatori e abbiamo iniziato. Quindi avevamo
proprio come da protocollo di ricerca, tanto è vero che quei risultati sono stati pubblicati sulle riviste scientifiche e ogni tanto io ricevo delle notifiche relative all'H-index Cioè in il maniera risultato è se gli studenti entrano in classe alle 10 invece che alle assolutamente sì. 8, in classe sono più concentrati, sono più svegli, I sono più attenti. risultati sono completamente diversi. Ecco, domanda, perché non si fa? Perché molto probabilmente la scuola è un concetto forse molto più ampio, viene vista da gran parte dei cittadini come il luogo dove lasciare i figli la mattina quando si va a Vabbè, sì, lavorare. però parliamo delle scuole Allora, superiori, i figli ci vanno da soli a scuola nelle ma superiori mica spesso. vero, mica vero. No, Basta guardare una scuola secondaria di secondo grado alla mattina alle 8, c'è un traffico di auto che sicuramente non guidano gli alunni, ma guidano i genitori, quindi li accompagnano. Se ciò però venisse fatto, si potrebbero ottenere dei risultati. Quella ricerca, che ripeto è stata pubblicata su riviste scientifiche, viene citata continuamente a livello scientifico internazionale, perché credo che sia una delle poche, se non l'unica, ma pochissime ricerche fatte appunto con metodo di ricerca scientifica, questo per merito ovviamente dell'università. quali erano i risultati, ti ricordi i fatti salienti Bah, avevamo indicatori relativi all'attenzione più decisamente alti? diversi, indicatori relativi al rischio di abbandono scolastico decisamente diversi, quindi maggiore frequenza, maggiore puntualità nelle consegne, nelle verifiche, quindi stavano meglio. Poi intervenne la pandemia, bloccammo tutto questo e non siamo più ripartiti, ma nulla vieta che si possa ripartire. Tieni conto che io vivo a Brindisi, dove non ci sono grandissime possibilità di trasporto. No. Non abbiamo all'interno della scuola una mensa. Allora, se te volessi rendere di sistema questo modello, quindi far entrare gli studenti dopo, dovresti anche avere la possibilità di farli tornare a casa. A Brindisi molto probabilmente se uno studente lascia la scuola oltre le 16, oltre le 17, dovrà aspettare il giorno successivo per Certo, poter è chiaro. tornare a casa, Vabbè, perché non ci insomma, sono linee di trasporto. Quindi se le scuole fossero delle dimense, se le però scuole... una delle cose che mi colpisce del tuo percorso è che tu hai sempre detto che quello che noi dobbiamo combattere in questo paese per cambiare le cose è una frase: si è sempre fatto così. Assolutamente, Cioè quella è che la la cosa... cosa, la più grande resistenza al cambiamento è dire ma si è sempre fatto così. Ho capito, però non vuol dire È che non è possiamo. la cosa deleteria, si è sempre fatto così. Provo anche a giustificarla, cioè, quindi andando contro me stesso. Ritengo che tutto ciò che è cambiamento, tutto ciò che è innovazione, da non confondere cambiamento e innovazione perché sono due cose completamente diverse, molto spesso però si fa confusione, è il timore, è la paura, il fatto di doversi riadattare a nuove regole, a nuovi protocolli, a nuovi modelli e questo costa fatica e costa anche paura, timore di non farcela e allora si è sempre fatto così. Nella scuola questo è deleterio, ne parlavamo prima, io come tutti coloro che lavorano nella scuola sono entrato come docente diplomato che avevo 20 anni, i miei studenti ne avevano 18, oggi ne ho 58 ma i miei studenti ne hanno sempre 18, cioè Certo. noi che lavoriamo nella scuola invecchiamo, ma i nostri Sono studenti sono sempre sempre studenti. della stessa età. E Hai visto un cambiamento nei ragazzi? come Cioè no? queste ultime generazioni... Come no? eh, Cambiano sempre più velocemente. Ma è E vero questo fatto certificato da tante ricerche, non so come li vivi al Majorana, della difficoltà di concentrarsi, del fatto che stanno sempre sui social, eccetera, eccetera, eccetera. allora, una prima considerazione. Diversi anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, nelle scuole, almeno per mia esperienza, quello che ho osservato io, avevi gli alunni diciamo, che non ce la facevano, per cui bisognava fare determinati interventi. Poi c'era la categoria di quelli, speriamo che io me la cavo, quindi del mezzo, della metà, e poi c'erano le eccellenze. Nel corso degli anni queste tre categorie sono diventate due, dal mio punto di vista. Quindi abbiamo quelli che veramente hanno pensato di abbandonare, disinteressati, eccetera, e quelli che tendono, ragazzi eccellenti, Quindi veramente c'è una forbice che si divarica praticamente. assolutamente sì, quella classe intermedia è scomparsa, non la trovo sempre meno. Il dramma qual è? Che la scuola, i sistemi educativi anzi, quindi parlo non solo del nostro paese ma del mondo, sono sempre rimasti per gran parte quelli che frequentavano i nostri nonni, quindi un modello trasmissivo, ma
nel frattempo è cambiato, i nostri ragazzi cambiano ogni 2 o 3 anni. Se prendi e fai un confronto su come comunicano, come socializzano, come si relazionano, studenti di 3-4 anni di differenza d'età, quindi un ragazzo che frequenta il primo anno e un ragazzo che frequenta il quinto, noti già delle differenze. E noi invece siamo rimasti molto spesso a modelli trasmissivi. Quindi non è una Cioè questione... io ti trasmetto una cosa come se fosse un secchio Sì, da riempire lo studente, esattamente, fondamentalmente, quindi per usare una metafora. unidirezionale, ma non è così, non è così assolutamente. Senti, ogni tanto si parla del modello finlandese della scuola, Sì, che hanno ripensato la scuola sulla base del digitale, praticamente hanno fatto in un paese quello che tu hai fatto a Majorana. sì. È la strada, anche se la Finlandia è più semplice dell'Italia, anche per un fatto di Beh, numero di persone, evidentemente. forse meno scuole di Roma, insomma, però noi con la Finlandia abbiamo degli eccellenti rapporti. Ogni anno abbiamo degli scambi e molti dei docenti finlandesi, come dire, hanno fatto formazione qui da noi. Quindi è vera a questa cosa Brindisi. della Finlandia, dove le scuole sono cambiate. Le scuole sono cambiate, ma devono cambiare. Attenzione però, il sistema educativo finlandese, per esempio, sull'inclusione non ha una grande attenzione come l'abbiamo in Italia. Da qualche anno si è sviluppata questa maggiore attenzione all'inclusività degli studenti, anche che hanno bisogni educativi speciali, con DSA o con alunni con disabilità. È un sistema relativamente piccolo, hanno una quota di investimento decisamente più alta all'interno del sistema educativo rispetto alla nostra. Noi siamo quasi fanalino di coda. Tu una volta hai detto che il valore di un paese si misura da quanto investe nell'istruzione dei giovani. Assolutamente Quella- sì, assolutamente sì. Quindi il nostro bassino, diciamo, in Il questo nostro è momento. bassino, sì, assolutamente. Senti, Siamo tutti attorno- questi cambiamenti tu li hai fatti per gli studenti, ma li hai fatti con i docenti. Sì, Perché senza i docenti era impossibile farlo. assolutamente. Come li hai convinti a cambiare? Spesso si dice che sono i docenti la parte che resiste al cambiamento, invece la tua esperienza dimostra che non è così. Come hai fatto a ingaggiarli sul cambiamento? Ma ritengo in estrema sintesi con l'esempio, cioè in un modello come diciamo organizzativo, lavorativo come quello della scuola, legame debole direbbero gli esperti, e quindi comunque una struttura pubblica, quindi siamo pubblica amministrazione. L'unico modo, almeno quello che mi risulta più facile, quello che conosco meglio, per coinvolgere e dare l'esempio. E io ritengo poi, qualunque tu lavoro faccia e di qualunque cosa tu ti occupi, che la cosa più difficile è essere uomo o essere donna, degno di questo nome, cioè quindi persona credibile, seria. E se superi quello poi potrai diventare un bravo giornalista, potrai diventare un mediocre preside, potrai diventare un bravo astronauta, artigiano, eccetera. E allora se arrivi a questo, se hai credibilità, che è la cosa, diciamo, il valore più importante che ognuno di noi deve avere, essere credibile, dopodiché riesci anche a, come dire, a fare squadra, a coinvolgere le persone, a portarle e diventi credibile anche con l'esempio. Io non ho mai detto lei mi deve fare, no, assolutamente, guarda, dico sta cosa io la farei così, facciamola insieme, vediamo un po'. E questo ha sicuramente creato tanto entusiasmo. Senti, una delle cose che meraviglia in questi anni del Majorana è il fatto che voi siete stati quelli che avete avuto per prima il wifi a scuola con la banda Sì. larga, i computer, tante di queste cose, e la gente diceva, ho capito, ma i soldi da dove li prendono? Solo finanziamenti pubblici. Cioè, Abbiamo partecipato a bandi, non abbiamo preso un euro che sia da privati. cioè, Sono soldi dello Stato, della pubblica amministrazione. quindi si può fare? Si può fare, Cioè, assolutamente sì. è un alibi dire che non si può fare? No, non credo che sia alibi, io credo che poi, come dire, ogni scuola abbia all'interno le proprie specificità, Perché a volte le dice proprie non posso difficoltà. comprare la carta igienica, come faccio a comprare i computer? Vabbè, sono fondi differenti, Sì, ecco. senza entrare No, nelle io pieghe del ho bilancio. estremizzato, però voglio dire, a volte si dice questo, no? Sono fondi differenti. Poi sulla tecnologia, diciamo, dal periodo anche pre-pandemico ad oggi, moltissimi sono stati gli investimenti fatti dall'amministrazione, quindi dallo Stato, dal Certo, Ministero, sì, eccetera. sì, scuola Poi, digitale ha avuto tanti fondi. quindi parliamo già del 2013, e poi 2015, eccetera. Dopo, dal 2020 in poi, con il periodo pandemico, tantissimi sono stati gli investimenti, tantissime le risorse. Ti dico una cosa, però alla fine di questa rivoluzione digitale l'impressione complessiva, non parlo della scuola, è che, per citare il titolo del mio libro, perdonami, qualcosa è andato Certo, storto. quindi qualcosa Cioè è noi andato storto. pensavamo che sarebbe andato in un certo modo ed è andato in un altro modo, in tanti Certo. settori della società, a partire dalla democrazia per finire con la scuola. Che cosa è andato storto? Lo sai secondo perché te? è andato storto? No, vorrei sapere da te. Perché si è pensato che la rivoluzione potesse essere fatta dal prodotto.
dall'hardware o dal software, tralasciando le persone. Vedi, noi stiamo usando questi bellissimi microfoni, no? Che ci consentono di registrare la nostra amabilissima conversazione. Ma pensi che questo microfono potrebbe cambiare o dare valore alle parole che io sto dicendo o alle tue? No, Tu utilizzi sicuramente il computer nella professione che fai, certo. ma se io avessi un computer potrei fare il giornalista come Riccardo Luna? E quindi? Oppure ti faccio un esempio ancora più calzante, mi piace sempre farlo. Ammesso che esista il bisturi migliore del mondo, io me lo compro. Non Ti puoi faresti fare... operare al cuore No, da me? E fai perfetto. bene a non farti operare da me. Benissimo. Facciamo atterrare questa metafora poetica Perché nella non si è vita investito concreta. nelle persone, sono le persone che fanno la differenza, sempre e comunque. Quindi secondo te è stato un investimento, cioè non abbiamo lavorato sulle competenze digitali e sulla consapevolezza di noi utenti? E su come quello strumento Poteva poteva cambiare. cambiare le cose. Mm. Chi ci sta riprendendo utilizza dell'attrezzatura bellissima, ma non è l'attrezzatura, sono loro che sono in grado di, Sono le persone che di fanno la riprendere, differenza. di farci ascoltare e vedere. E allora si è pensato che, e si continua ancora a pensare così, che il prodotto possa fare la differenza. No, è uno strumento. E qui, se vuoi, ti racconto la mia su cambiamento e innovazione. Vai, Il cambiamento è cambiare la colorazione di queste bellissime pareti. pareti. E allora abbiamo fatto, alcuni dicevano erroneamente, abbiamo fatto innovazione a scuola. Che avete fatto? Abbiamo cambiato il colore delle aule. No, non è No, così. no. L'innovazione invece è quando intervieni sui protagonisti principali, che sono sempre comunque le persone. Se non intervieni formandoli, adeguandoli, facendoli comprendere che è necessario, non è una moda, è necessario fare cose diverse, non avrai mai realizzato Senti, innovazione. dopo questa cosa così bella che hai detto, ti do un minuto per raccontarmi i successi del Majorana. Tu sei arrivato, erano credo 600 studenti? Sì, 600. Ecco, raccontiamo oggi quanti siete, Circa l'abbandono. 1600. 1600, Sì. quindi un aumento enorme. Vengono da tutta Italia a iscriversi Sì, a Brindisi? assolutamente sì. Che già anche... Abbiamo registrato studenti provenienti anche dal profondo nord, visto che noi veniamo sempre etichettati come quelli del profondo sud, quindi anche dal profondo nord, con molto piacere. Prestiamo molta attenzione agli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento. Senti, i risultati dell'apprendimento come sono? Sono belli, sono buoni, sono fantastici, sono anche buoni anche i risultati, gli esiti a distanza, cioè quello che gli studenti fanno dopo aver finito il percorso di studi e soprattutto stanno bene, che è la cosa più importante, no? Perché poi sì, è vero, L'abbandono scolastico, quello che è citavo zero, all'inizio, zero. anzi ti dirò, è negativo. Dice, come fai ad averlo negativo? No, perché ti racconto subito. Perché fatto 100 gli iscritti al primo anno, poi magari in corso d'anno, in corso dei 5 anni, se ne iscrivono altri e quindi hai 100 iscritti al primo anno e magari se ne sono diplomati 110. Quindi Senti, però, allora, sai che ti conosco e ti apprezzo da tanti anni, escludendo che però tu sia un supereroe, no, perché è un caso così isolato il Majorana? Cioè, non so, no, c'è qualche altra scuola buona, non sto non è dicendo. isolato. No, però non è diventato standard. È perché credo che costi fatica. Costi, fatica, non soldi, fatica. Fatica. No, i soldi sono... Allora, altro vecchio difetto nostro, che però abbiamo esportato nel mondo, no? Si trovano prima i soldi e poi si cercano le idee. E se pensiamo un attimino, no? Dice, abbiamo 1 miliardo di euro, di dollari, di Col dobloni. PNRR abbiamo fatto così più o meno, avevamo i soldi, dobloni, adesso quello che devo è. spenderli. Adesso dice, che facciamo? Dice te, Riccardo, che Cerchiamo prova a inventare qua. È il modo sbagliato. Io sono sempre stato convinto che se l'idea è buona, i soldi arrivano. Sì. Se l'idea è buona, ma molto spesso invece non No. abbiamo idee, troviamo i soldi, dice, adesso inventiamoci qualcosa per spenderli. Però tu hai avuto anche l'opportunità per una breve stagione di fare politica, sei stato Sì. sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, il famoso Ministero di Viale Trastevere, hai visto le cose da Roma. Sì. Com'è la scuola vista da quel ministero? È un ministero in grado di cambiare la scuola visto da lì? Non è solo compito del Ministero cambiare la scuola, è della politica in senso più ampio, compito del Parlamento, compito del governo, eccetera. E come dire, gli ingranaggi girano in maniera molto molto lenta e molto spesso si decide su questioni che sono già superate e non si decide invece prontamente su questioni che andrebbero invece disciplinate, supportate, regolamentate, accompagnate. C'è sempre la curva
diciamo, del paese, della parte politica amministrativa del paese, è la curva del sociale. Il sociale è sempre più avanti rispetto all'intervento politico. E quindi che deve fare la politica? Ma la politica ha bisogno di grandi rivisitazioni, non lo dico io, ma basta guardare quello che accade, no? Bisogna avere sicuramente una classe politica molto più competente. In quell'esperienza molto spesso mi sono trovato a discutere di cose ovvie per le quali non c'era nemmeno forse Tu tra la l'altro eri necessità. casualmente uno al posto giusto, perché eri un preside che Sì, stava al Ministero sì, dell'Istruzione, sì, quindi sapevi di cosa si parlava. sì. Cosa che non Sia pur succede con- sempre in questi casi. Assolutamente, sia pur con tutte queste difficoltà, che sono i pro e i contro della democrazia, se vogliamo, no? Per cui un processo democratico ha bisogno di condivisione. La condivisione Certo. comporta maggior tempo. Cosa ti Quindi, lascia quell'esperienza a distanza di qualche anno? mi lascia l'orgoglio di aver contribuito, poi è un governo che durò 18 mesi, Sì. che è la media normalmente dei Vabbè. governi, e l'orgoglio di aver apportato alcune modifiche che ancora oggi fanno parte del sistema ordinamentale, giuridico del mondo della scuola. Senti, torniamo alla scuola. Sì, È l'anno del divieto tombale sui telefonini in sì, classe, sì, deciso dal Ministero. sì. Sei d'accordo o non sei d'accordo? Ha senso o non ha senso? Allora, Che cosa succede al Majorana? non Che è fa? una novità, No. innanzitutto, perché già nel 2008-2009, quindi parliamo di 15 anni fa, c'era stata l'introduzione della norma che prevedeva il divieto di utilizzo dei cellulari. Adesso si è, come dire, marcato di più il fatto che si possa fare divieto. Cioè, però adesso Per- proprio lo fanno lasciare in una scatoletta all'ingresso in modo che non lo puoi portare in classe. Che fate al Assolutamente Majorana da voi? evitare questo. La nota del ministro vieta l'utilizzo del cellulare in classe, prevedendo anche delle deroghe alle regole, quindi condivisibili assolutamente, ma nulla dice in merito al fatto di prenderlo in custodia il cellulare. Quindi? Non si usa, punto. Ma io scuola, e il consiglio che mi sento di dare a tutti, è di evitare di prenderlo in consegna, perché si assumono delle responsabilità ben precise. Però poi i ragazzi lo usano lo stesso in classe? Non lo devono usare. Se lo usano e vengono ovviamente visti durante l'utilizzo, ci saranno, come ogni scuola sta deliberando proprio in questi giorni, ci sarà da regolamento d'istituto un sistema sanzionatorio. Ma il telefono, io sono Però è vero che il telefono in classe è un elemento di distrazione, possiamo essere d'accordo su questo o no? Oppure c'è un Ti modo farò per... una domanda, Ecco, rispondo sì, con una sì. domanda. Quando hai frequentato tu la scuola, quindi l'altro giorno, Sì, hai mai giocato a battaglia navale? sì. Hai mai giocato all'impiccato? Mai fatto con le No, quelle cannucce? no, le Quelle, cannucce quelle non le erano, facevo. diciamo, più criminali, quelle cose. Bene, avevi i tuoi sistemi, quella è legittima difesa. Cioè, ti difendevi da un Dalla dialogo noia, educativo dalla che noia. evidentemente poco ti interessava. Quindi Allora, tu dici il vero antidoto a questa roba è essere meno noiosi. esattamente, perché noi confondiamo, ecco, altra tipicità nostra, è che confondiamo la causa con l'effetto. Quindi tu dici Qual è la causa della distrazione? la È il noia. cellulare o è perché magari il dialogo educativo non è particolarmente interessante? Mm. Cerco di essere quanto più diplomatico possibile. Quindi tu però così la scarichi sui docenti. Ma no, la scarico ma su tutto il modo di intendere e di fare scuola. Vedete, allora, vedi, nella scuola ci sono docenti decisamente molto preparati. Però la differenza la fa la capacità che non tutti hanno, che non tutti abbiamo, ahimè, di trasmetterla. Cioè, per insegnare l'equazione di primo grado, o l'equazione di secondo grado, cioè, non devi essere un premio Nobel per la matematica, Devi saperla ma devi raccontare, trasmettere. certo. E guarda che se tutti noi facessimo un piccolo esercizio mentale, ci ricordiamo ancora oggi, a distanza di tanti anni, Dei nostri docenti bravi. dei nostri docenti che Che ci hanno trasmesso qualcosa, certo. E questa è la partita. Quindi sono docenti sicuramente hanno superato delle prove, eccetera. Quindi diamo per scontato, Senti, diamo per acquisito che sappiano i contenuti. Usciamo un attimo dalle mura scolastiche. Grande dibattito mondiale sul fatto di vietare o non vietare i social fino a 16 anni. Oggi Sì. il divieto non rispettato è di 13, perché in realtà purtroppo diamo gli smartphone anche ai ragazzini di 8, 9, 10. E 16 è questa battaglia che fa l'Australia, seguita da altri paesi. È vero che i social per i ragazzi sono un problema quando sono adolescenti? Io ritengo che per gli adolescenti in molti casi il problema siano i genitori. Vedi, è molto di moda e fa audience
e fa i sondaggi crescono se io identifico di fronte ad un problema il colpevole, soprattutto se quel colpevole non sono io. Cioè, se i rapporti con mio figlio o con mia figlia non vanno come dovrebbero andare, è molto più facile, e lo accetto molto più volentieri come genitore, se dico la colpa è del social, la colpa è dei social, perché lo hanno ipnotizzato, gli hanno fatto il lavaggio del cervello. Ma io come genitore dov'ero? Cosa ho fatto? E allora, Però è anche vero che una partita, cioè giocare contro i migliori della Silicon Valley che hanno deciso che tu non devi più uscire da là dentro è ma hanno un gioco difficile. facile? Eh, Ma hanno un gioco facilissimo. perché? Ma chi li controlla i ragazzi? Ma chi li controlla? Ma se noi questa sera, non lo so, insieme agli amici che qui stanno lavorando per noi, perché non stiamo chiacchierando, lo stanno Sì, sì. lavorando, allora se andasse, non lo so, a mangiare qualcosa insieme, una pizza insieme, sicuramente troveremo dei tavoli vicino ai nostri Con gente do- che ha il telefonino in mano. dove i genitori, gli adulti ragionano amabilmente e i bambini hanno un arnese tecnologico. E la colpa è della scuola. Ci sono bambini che ancora devono entrare nel sistema educativo e già utilizzano quei dispositivi. Senti, tu hai una meravigliosa figlia che si è da poco Sì. laureata. Le hai dato lo smartphone quando aveva 8, 9, 10 anni? No, credo ne avesse di più. Ah. Credo ne avesse Ma di più. oggi il tuo consiglio ai genitori qual è? Di stare più attenti ai figli. E non è solo il problema del cellulare, di stare più attenti ai figli. È evidente che i social, la rete, il web, le possibilità di relazioni, di incontrare sicuramente sono molto più amplificate rispetto a 10 anni fa, non parlo rispetto a me quando io ero adolescente, quindi nel Mesozoico, ma anche rispetto a 10 anni fa, di essere più attenti, di fare i genitori, che è il compito, credo, il lavoro più difficile che al mondo un essere umano sia chiamato a svolgere, a fare, perché molto spesso con tanto impegno magari i risultati non ci sono, non sono i risultati attesi che uno sperava. Senti, tu adesso quest'anno con il Book in Progress e sull'intelligenza artificiale apri una nuova Sì, fase. sì. Immaginiamo tra 5 anni sia finita. Cosa vuoi fare dopo? Ci hai pensato mai? Ah, sicuramente me ne sono, come dico, c'è una frase che peraltro uso anche come frase di benvenuto su WhatsApp, no? Una frase di Valérie, non è mia, il futuro non è più quello di una volta. No, quindi il tuo... Quindi, ma sicuramente cambieremo, inventeremo qualcosa, cercheremo di accompagnare e di far comprendere quello che nel frattempo accadrà e utilizzarlo con cognizione di causa. Vedi, facendo, sempre tornando sulla tecnologia, sull'innovazione a scuola, molto spesso, anche quando ci sono state delle ricerche sull'utilizzo del tablet in un sistema educativo, che risultati ha prodotto? Siamo sempre le solite. Come l'hanno usato questo tablet? Che cosa hanno fatto? Hanno usato il tablet alla stessa stregua di un documento, di un prodotto cartaceo? Se hanno fatto quello, i risultati per forza restituiranno Certo. degli esiti negativi. E questo è. Quindi sicuramente continuerò a divertirmi. Con l'intelligenza artificiale non verremo soppiantati come molti dicono. Ma io ritengo di no. Si pone un grosso problema, sicuramente, che è quello, diciamo, già indicato molto bene nell'AI Act dell'Unione Europea, quindi il problema della riconoscibilità delle fonti, il problema delle fonti che vengono consultate, il problema di evitare i pregiudizi o i bias, come dicono quelli che parlano bene Sì. la lingua anglosassone, e sicuramente ci sono e capire soprattutto quello che l'intelligenza artificiale sa di noi. Vedi, è giunto Sa tantissimo di molto noi, di più di ma quello che molto noi di più di quello pensiamo. che sapeva Google, perché gli raccontiamo Assolutamente tutto sì. alla fine. Io racconto sempre, giusto per dire, ragazzi, dobbiamo occuparci di questo problema, no? Perché è giusto che noi ci occupiamo dell'intelligenza artificiale perché, guardate bene, da diversi anni l'intelligenza artificiale si occupa di noi. E noi possiamo ignorare tutto questo? C'è come quello struzzo che mette la testa sotto la sabbia, ma nel frattempo il mondo gira in maniera diversa. E allora capire, comprendere, per cercare magari di essere, come dire, più consapevoli. Poi con la consapevolezza ognuno decide meglio. Molto spesso si decide secondo me, non è secondo me o secondo te, è secondo i dati scientifici che Certo. si deve decidere. Bene. Senti Salvatore, noi finiamo sempre questi dialoghi con una specie di questionario Sì. di viaggio. Tanto tu stai per ripartire, immagino, per Brindisi, dove hai i tuoi doveri istituzionali.
La prima domanda, tutti mi hanno risposto la stessa cosa. Vediamo se con te cambiamo. Nella vita preferisci la pillola rossa o la pillola blu, dove la blu rappresenta un'ignoranza felice e la rossa una dolorosa consapevolezza? La dolorosa consapevolezza Ma vogliamo sicuramente, tutti la dolorosa però, consapevolezza, in però questo momento molto... pare. Si possono alternare le pillole? Sì. La Un po' e un prescrizione po', non prevede. un po' e un po', la mattina e la sera. Ma guarda, in molte... nelle cose che forse più probabilmente ci potrebbero toccare da vicino, forse è meglio ignorare. Mm. Vabbè, mi sembra una risposta, Forse è meglio mi ignorare. sembra una risposta onesta. E puoi salvare un oggetto del passato, che cosa ti porti? Un oggetto del Sì, passato? Mio, quello che ho usato io? una cosa del passato. Può essere anche un libro, una Ah, canzone, una una cosa del cosa passato che non ti del mio porti nel passato, futuro. ma del... Del passato. un bel cannocchiale. Il Il canocchiale. cannocchiale, sì. Per, Per vedere guarda, lontano. per vedere no, quindi non per vedere le stelle. Per vedere lontano. Per vedere Beh, lontano. le stelle sono anche lontane, Sì, sì. ovviamente. Senti, un'invenzione che non esiste ancora, ma che ti servirebbe o che ci servirebbe. Forse qualcosina già si è fatto. Io ritengo che è una mia convinzione, forse non molto basata su fondamenta scientifiche. Io ritengo che l'elettricità senza fili, Ci stiamo arrivando, però. sì, c'è Sì, qualcosa si già, vedono degli c'è esperimenti qualcosa. interessanti. L'elettricità senza fili. Ci Cioè, arriva. la mia idea è far accendere un faro come quello che ci sta abbronzando qui Sì. oggi, e a distanza di 100 metri Senza senza nessuna nulla. connessione. Senti, 24 ore in un mondo senza tecnologia, tu che cosa fai in 24 ore senza tecnologia? Quello che farei con la tecnologia lo farei in maniera diversa. Mm. Punto sempre Ma a creare. punti anche te momenti si chiamano di detox, in cui sei completamente offline e non usi la tecnologia o no? O non vivi No, lo stress da troppa tecnologia? mm, se la tecnologia mi ha fatto male, cioè se vieni ad apprendere delle cose che poco ti fanno piacere, tendi a lasciare lo smartphone, no? Lo fai come legittima difesa, non credo come scelta consapevole, non lo farebbe nessuno. Senti, potendo modificare una riga del codice della realtà, che cosa modifichi? Più solidarietà. Siamo, almeno appariamo dai social, tutti più egoisti e narcisi in questo momento. Assolutamente, nei social non siamo come siamo nella realtà. Proprio leggevo qualche giorno fa, dice un post di uno degli amici di Facebook, dice: è inutile che postate quello che postate, tanto vi conosciamo nella vita reale, quindi siete completamente... Cioè, tutti postano le Senti, è cose... cambiato il tuo rapporto con i social in questi 15 anni? Cioè, c'era un periodo che postavamo tutto, la colazione, il buongiorno, le robe, Sì. eccetera. Oggi un po' meno. O anche tu? O sei come... Io i primi piatti e i secondi piatti pugliesi, che meriterebbero ovviamente la di essere fotografia di postati, Instagram? non li ho mai raramente postati, forse qualche frisa, Sì. ma non più di quello. No, non ho mai postato cose, come dire, legate intimamente alla mia sfera privata, no, assolutamente. Senti, come si fa a essere ottimisti nel mondo di oggi? Qual è la formula per far esistere un po' di ottimismo Ma con tutto quello credere che in ci se c'è? stessi, credere e avere la voglia di cambiare le cose. Che Ti però è la cosa ricordi, più ti ricordi difficile. Pure a volte... cioè un vecchio amico, nel senso, Sì. io ci conosciamo, c'era è stato pubblicato un bel libro, Cambiamo tutto, te lo Sì, ricordi? sì. No, io mi ricordo un preside che una volta invitai su un palco e mi disse che c'erano 3 ingredienti E per le cambiare le P, cose. le tre Tre P, P, la passione, la passione e la passione. è così, se hai passione vedi qualunque cosa tu faccia, anche i nostri tecnici che oggi sono qui, se lo fanno con passione, primo, è difficile farlo male, cioè proprio deve andare tutto storto perché non vada bene. Secondo, che forse è più importante del primo, non lo senti nemmeno come un lavoro, ti diverti. È Quindi vero. magari ti stanchi Sì, sì, è vero. fisicamente, mentalmente ti stanchi, Però, però non ti senti, come dire, oberato dal lavoro, ma ti rendi felice. La cosa più bella, andare a letto la sera, è un esercizio che faccio sempre, una domanda mi pongo sempre, dice: che cosa ho portato a casa oggi? Che cosa ho fatto oggi? Alcune volte ho portato a casa questo risultato, cioè ho portato in me stesso, ho realizzato. Alcune altre volte, ma non mi è andata molto bene, però poi dormo felice e mi addormento subito, senza utilizzo della sì. chimica, e dicendo: ho dato il massimo.
I risultati alcune volte vengono, altri non vengono, No, ma- però se dai il massimo, come dire, sei a posto con la coscienza e i risultati arrivano. Senti, il più grande innovatore di tutti i tempi, chi è stato? Quello a cui ti ispiri? Ma io sono affascinato da coloro che hanno esplorato lo spazio. È la cosa che più mi affascina, Quindi da Neil Armstrong in poi, anzi forse da Gagarin che in fondo è andato nello spazio. o magari tante di quelle persone che nemmeno abbiamo conosciuto, ma che hanno consentito agli esploratori lunari o spaziali di poter andare nello spazio. È la cosa che più mi affascina, Senti, che cosa c'è sempre nel tuo bagaglio a mano? l'ottimismo. Sì, c'è un po' di Sempre, ottimismo nello zaino. sempre, 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 sempre. Senti, cosa ci hai portato per Ho il nostro portato, archivio? spero di non commuovermi, ma sono 3 foglie. E sono le foglie che sono prese dalla corona di alloro, sono 3 foglie di alloro, della laurea di mia figlia. Scusa, però mi pare un regalo troppo personale, quasi no, cioè, Ti conosco da tempo ah. e so che le terrai come se le avessi io. Senti, raccontami quel momento di quando tua figlia si laurea, che cosa hai sentito quel Beh, è giorno. una fortissima emozione, perché nemmeno provata quando mi sono laureato io. Tanto è Perché successo pochi mesi fa, secondo i social. Sì. il 15 luglio. Esatto. Quindi. E, ovviamente abbiamo condiviso un rapporto molto bello con mia figlia. E, già la sera prima della sua seduta di laurea avevamo scambiato qualche chiacchiera, lei portava come argomento di tesi l'intelligenza artificiale, ovviamente Nel nel suo campo settore. odontoiatrico, perché si laurea in odontoiatria, e quindi abbiamo scambiato qualche battuta. Dico, guarda, se dovesse esserci l'opportunità, racconta questo, io direi questo. E lei lo ha detto, perché poi alla fine le hanno fatto le domande, no? Ma l'intelligenza ci sostituirà? Le cure dentarie saranno fatte da una macchina Un robot, piuttosto? cioè. Le solite domande. E lei ha detto quello che ci eravamo scambiati, perché lo aveva fatto proprio. E però poi ha detto una cosa che mi ha sorpreso, come tutti i giovani ci sorprendono. Molto spesso, faccio una breve parentesi, noi sbagliamo a non ascoltare i giovani, perché ogni volta che i giovani parlano, noi adulti restiamo senza parole. Sì, è vero. Dovremmo forse dare più ascolto e non più ascolto, anche possibilità di fare, più fiducia. E allora la solita domanda, diceva, l'intelligenza lo sostituirà, eccetera, ma che cosa implica, cosa comporta? E lei ha risposto così, e io te la voglio raccontare questa cosa. E dice, beh, assistiamo ad un passaggio epocale, ad una grande rivoluzione, no? Un po' come quando dalla trazione animale si passò alla trazione meccanica. Ma non per questo abbiamo smesso di andare a piedi. Bella questa Questa frase. era mia figlia a 24 anni. Sarebbe la fine della puntata, ma io ho ancora 2 domande da Sì. farti. E prendi un biglietto per il tuo posto dei sogni, dove sei arrivato? Un posto nel mondo, io amo molto il mare, esistono, non voglio Sì. fare pubblicità, con una sorta di palafitta nel mare. Sul mare. Sì, sì, nel mare proprio. Sì, sì, proprio dentro. Nel mare. Senti, cosa vorresti che dicessero di te? Ha sempre sorriso, anche di fronte alle più grandi difficoltà. Bene. Grazie Salvatore Giuliano. Grazie a in bocca al te. lupo. Ci vediamo Viva a il scuola. lupo, viva il lupo. Grazie per aver viaggiato con noi. Io sono Riccardo Luna e questo era Fly Me to the Moon, il podcast che racconta i futuri in arrivo. Alla prossima tappa.